Raga, ma una cosa, quando voi vi mettete davanti alla pianta di frutto e la dovete potare, lo ramo lo togliete completamente a filo della branca o lo lasciate in un pezzetto? Oggi vediamo tutto quello che c'è da fare in modo che non possiamo più sbagliare. E voi direte, o Pier Giorgio si è impazzito o c'è qualcosa che non va nell'audio. Ho iniziato in questo modo così simpatico, scherzoso, questo primo video del 2023 in modo che sorridiamo all'anno 2023 con questo dialetto che a me piace tanto perché è simpaticissimo. Però torniamo seri, sono Pier Giorgio e nella vita faccio anche l'agricoltore. Torniamo a parlare della potatura e cosa occorre fare sull'albero quando non lo dobbiamo potare, potatura di produzione piuttosto che eliminazione dei succhioni, se questo ramo c'è da toglierlo tutto completamente fino al filo della branca nel rispetto del collare o del colletto di corteccia, c'è da lasciare un piccolo pezzetto di questo ramo perché c'è chi dice di fare in un modo, chi dice di fare in un altro e a secondo quello che voi fate potete commettere un grave errore. Oggi andiamo a riconoscere qual è l'errore e cosa occorre fare per filo, per segno, in modo che non possiamo sbagliare. Quindi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, pollice in su, continuate a guardare il resto del video. Siamo di fronte ad un pero e qui abbiamo 3 rami, 3 succhioni. Allora, il primo, se io taglio il ramo a filo del colletto di corteccia, che è questo punto, avvicino un attimo la camera, questo punto qua dove si incicciotta un po', si ingrandisce un po' il ramo, quindi il ramo, il succhione che nasce dalla branca ha questo colletto, questo collare. Se io taglio così a filo, oppure lascio 1 centimetro di ramo in questo modo qua, oppure lascio un attimo che giro la presa e rimetto tutto a fuoco, lascio un paio di centimetri. Secondo voi, di questi 3 tagli, qual è l'errore commesso? L'errore che abbiamo commesso è questo qui, lasciare questo piccolo moncone di legno senza nessuna gemma. Questo non è un errore, anzi è il miglior modo per tagliare un ramo nel rispetto del colletto del collare di corteccia, perché questo piccolo punto qua, cicciottello della pianta, qui ci sono delle cellule meristematiche che ben presto cresceranno moltissimo e ricoprono perfettamente la ferita, creando proprio una piccola corteccia, e la corteccia sulla pianta è il suo modo di proteggersi. Invece in questo modo qua, qui praticamente il colletto sta qua giù, non riuscirà mai a chiudere questa ferita. Qui si seccherà questo cono di legno e penetrerà il legno all'interno del ramo, andando a bloccare anche la circolazione linfatica, e comunque questo pezzo di legno pian piano marcirà e lì dentro penetrerà la carie. Questo taglio invece qua è corretto perché, zoomiamo un po' e cerchiamo di far luce, perché abbiamo lasciato una gemma da dove nascerà poi un futuro rametto. Vediamo di riuscire a controllare questa situazione qua. Eccoci qui. Questo si chiama in gergo sperone, che vuol dire che io taglio il ramo, però devo lasciare sempre una gemma in modo che la circolazione linfatica passa all'interno del ramo, da qui nascerà la gemma e la linfa proseguirà verso il ramo che nasce. Il taglio, che è a circa 1 centimetro dalla gemma, anche se prosegue il secco verso il ramo, si bloccherà perché c'è circolazione linfatica. Quindi se c'è circolo linfatico, il ramo, il cono che si secca, non prosegue fino alla branca sottostante. Ripetiamo quindi il concetto: è corretto eliminare un ramo nel rispetto del collare o del colletto, quindi totalmente a filo della branca. È scorretto invece lasciare un pezzetto di legno da dove non c'è nessuna gemma che possa nascere, da qui penetrerà la carie, ve lo posso garantire. È corretto invece fare questo lavoro qui, quindi tagliare un pezzo di ramo, tutta la parte sovrastante se ne andrà, ma rimane almeno 1 o 2 gemme da dove nascerà un futuro ramo. Questo è un rinnovo della pianta. Qui non mi piaceva, farò un nuovo ramo qua.
Termino così questo video ragazzi, spero che sia stato di vostro interesse, mi raccomando sempre pollici in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.